Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Con i tarocchi interattivi di oggi andiamo a chiedere cosa vuole dirti una persona che conosci, che hai frequentato o che stai frequentando. Ti dirò di chi si tratta e in base alle carte che usciranno cercherò di darti un messaggio preciso sulle parole che questa persona vorrebbe dirti e magari anche quando. Subito dopo la sigla, con 3 varianti a scelta, qualcuno vuole dirti questo. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Prepariamo le nostre 3 varianti per questo interattivo. Dal titolo qualcuno vuole dirti questo e cercherò di darvi anche, per quanto possibile, le parole esatte. Sapete che è un interattivo, quindi come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se lo vedete tra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Aggiungo ancora queste carte e gli oggettini. Variante numero 1 con le chiavi che aprono e chiudono porte. Per la variante numero 2 mettiamo l'angioletto che simboleggia i desideri. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con la nota musicale che rappresenta l'armonia. Quindi vi chiedo di focalizzarvi bene su una di queste 3 varianti, oppure sugli oggettini, come preferite voi. E andiamo a vedere chi è questo qualcuno e che cosa vuole dirti. Vi lascio un po' di tempo per pensare. Ok, chiavi, iniziamo con voi. Suerte, chiavi, per voi. Andiamo a vedere chi è questo qualcuno e cosa vuole dirti. Innanzitutto vado a darti alcune lettere iniziali che dovrebbero ricordarti qualcosa di questo qualcuno, oppure appunto può essere l'iniziale del nome di questa persona, iniziale del nome, del cognome. Vediamo cosa ci dicono per te. Abbiamo la lettera M, lettera N, lettera D, la lettera I e la lettera E. Queste sono alcune lettere iniziali che dovrebbero ricordarti un qualcosa di questa persona. Adesso vado a darti 4 numeri che fanno parte di una data o possono ricordarti qualcosa di lui o di lei, quindi di questa persona. Numero 13, 37, 90 e 44. Sono questi. 13, 37, 90 e 44. E adesso andiamo a vedere chi sei tu, chiave. Ti parlo di te e poi ti darò il messaggio da parte
di questa persona. Chiave: sei di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Qui per la chiave abbiamo una persona molto creativa, una persona alla quale piace dipingere, disegnare, un creativo insomma, e non solo, anche molto amante della musica. Potresti essere un pittore, potresti essere un musicista, uno scrittore. Chiave: penso che in questo momento nella tua vita qualcosa possa essere cambiato in positivo, perché ho questa carta del Sole che mi indica che in questo momento o di recente tu potresti aver, ecco, conseguito o realizzato un qualcosa di bello e di importante per te, che ha a che fare probabilmente con la comunicazione. Probabilmente ti è stato comunicato un qualcosa. Qui ho questa carta del mondo, indica comunicazione, nonché anche una possibile meta lontana che tu potresti avere. C'è probabilmente una preoccupazione che tu potresti avere però per un qualcosa, forse soffrire un po' di insonnia, probabilmente, ansia. Ti vedo talvolta particolarmente nervosa, Chiave. C'è un qualcosa che qui ci innervosisce un po', e poi andiamo ad approfondire di cosa si tratta. Parliamo sicuramente di un rapporto con una persona autoritaria, quello che ti dicevo prima, questa cosa che potrebbe, ecco, preoccuparti, innervosirti, può avere a che fare con una persona presente nella tua vita che è un po' autoritaria, un qualcuno che vuole fare un po' a modo suo, orgoglioso, e quindi che ha un comportamento, ecco, che innervosisce la nostra Chiave. Un'altra cosa che voglio ancora dirti di te, dopo andiamo a vedere questo messaggio, questa cosa che qualcuno ti vuole dire, è che tu sei una persona con una particolare attitudine che potresti avere anche a livello intuitivo. Potresti essere anche un'appassionata di tarocchi, di esoterismo, nonché un buon intuito che dovresti sfruttare a tuo favore, e hai la capacità di canalizzare le energie nella maniera giusta per riuscire a conseguire, ecco, ciò che desideri. Io, Chiave, ti vedo innamorata, e penso che il messaggio del quale ti parlerò appunto dopo arrivi da una persona della quale tu sei innamorata, perché qui ho questo Re di coppe e c'è un qualcuno nel cuore della Chiave. Potrebbe anche essere un qualcosa che ti sta particolarmente a cuore, un qualcuno nella fattispecie io ci vedo, potrebbe essere un uomo o anche una donna, quindi convertite voi un po' il senso della stesa. In particolare di recente tu potresti aver avuto probabilmente, qui io ci vedo una possibile probabile discussione con una donna, oppure una persona molto vicina a te che invidia ciò che hai tu, quindi occhio, Chiave. Ti parlo ancora di te e poi passiamo al messaggio. Qua mi indicano che sei un qualcuno molto passionale, nonché ti vedo empatica, ti vedo quella classica persona che è un po' il punto di riferimento anche per altre persone. Qua abbiamo questa imperatrice che mi indica quello. Quindi una
gran bella empatia, un ascendente particolare che tu puoi avere sulle persone chiave, nonché ti vedo una persona passionale, che quando fa un qualcosa, qualsiasi cosa tu faccia, ecco, ci credi veramente e non lo fai solo così tanto per fare, eh. E questa eri tu, chiave. Penso che debba darti un messaggio da parte di una persona della quale tu potresti essere innamorata o essere stata innamorata o avere dei gran bei sentimenti. E adesso ti dico chi è, perché qui con questo re di coppe, questa regina di coppe, a mio avviso parliamo di un qualcuno verso il quale tu hai dei sentimenti e sembrerebbero essere ricambiati qui, eh. Adesso andiamo a vedere che cosa questo qualcuno vuole dirti e innanzitutto chi è. Questa persona è di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, ma potrebbe anche essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Questa persona è un qualcuno con il quale tu presumibilmente hai consolidato già un qualcosa con questo 10 di coppe. Non escludo che voi abbiate anche delle cose in comune o potrebbe anche essere un collega di lavoro o comunque avere un qualcosa in comune ed è un qualcuno con il quale purtroppo in questo momento, con questa torre, potrebbe anche esserci stata, ecco, una rottura, un allontanamento, me lo facevano già vedere qua, una situazione poco chiara con questa luna, nonché inganni e piccole bugie, con questo 7 di spade. Quindi vediamo adesso qual è il messaggio che questa persona vuole darti. Innanzitutto ti dico con questo 4 di bastoni che questo messaggio arriva dalla tua anima o fiamma gemella, perché per me un 4 di bastoni indica questo, l'amore non guarda con gli occhi ma con l'anima, diceva Shakespeare. E questo messaggio per te arriva da quest'anima gemella o fiamma gemella. Innanzitutto con questo fante di denari io penso che lui possa volerti dire che per determinate cose potrebbe non sentirsi ancora pronto, perché un fante per me è un po' all'inizio. Potrei non essere ancora pronto, ma ho paura di perderti con questa regina di spade e guardo spesso le tue fotografie, mi piace guardare le tue foto o vedere anche di nascosto ciò che tu fai. Potrebbe essere sui social, potrebbe essere anche la classica persona che può passare sotto casa, per vedere se ti incontra. Fantastico, con questa carta della stella, cose su noi due, perché fondamentalmente ho paura di perderti, ma in questo momento, credimi, non riesco a vedere per una determinata cosa la via d'uscita con questo 8 di spade.
Ho paura di perderti, però, perché per me, con questa regina di spade, il messaggio è questo. Andiamo avanti. Sono una persona molto concentrata su me stessa e, mi piace anche un po' materialista, dedita al lavoro. Talvolta posso dare importanza più al mio lavoro, con mhmm, rispetto a te, mh. Non per questo però, mh, sono un qualcuno che, diciamo lo fa apposta a farti sperimentare determinate mancanze, eh. Diciamo che sono proprio fatto così, mi piace, dedicarmi, a me stesso, e anche se so, che, potrei farti sperimentare delle mancanze. Credo che tu, possa, aver scoperto che o sapere che in questo momento nella mia vita si stanno intromettendo anche altre persone, mh. Infatti ti chiedo di stare tranquilla o tranquillo, ti chiedo, di darmi il tempo con questo cavaliere di denari, perché il cavaliere di denari è lento, quindi ti chiedo di darmi il tempo, di andare a cambiare determinate dinamiche che potrebbero, aver causato questa rottura o questa distanza che c'è tra di noi in questo momento. Comunque mi piace guardarti e ti trovo bellissima o bellissimo. Ti vedo realizzata, ti vedo contenta. Queste foto che io guardo di te, in queste foto sei particolarmente felice, contenta, ehm, e questo mi fa pensare che potresti, ecco, addirittura decidere di cambiare idea circa me e non voler più risolvere questa rottura che c'è in questo momento tra di noi. Queste sono parole che mi arrivano, in base e ti trasmetto in base alle carte che ho qui. Ehm, In particolare in una foto che ho visto, voglio dirti che quel vestito che avevi ti stava particolarmente bene e ho bisogno dei miei tempi, questo te l'aveva già detto prima. E circa, determinate cose del passato, del nostro passato, la tua opinione è stata importante per me. È come se tu mi avessi aiutato, con determinate cose che, mi hai detto. Quindi la tua opinione è stata importante. In questo momento sì, è possibile che fra di noi si siano intromesse altre persone o si stiano intromettendo, e sono consapevole, che
quando mi darai la possibilità di tornare da te, dovrò farmi vedere cambiato, probabilmente un pochino più cresciuto, maturo. Ma ho bisogno dei miei tempi qua. I messaggi a grandi linee sono questi. Su determinate cose che sono successe, è possibile che tu ti stia facendo un film. Anche questo mi ricorda la carta delle stelle. E può essere una cosa che questa persona vorrebbe dirti. È possibile che su determinate cose che sono successe tu ti stia facendo un po' un film. Comunque, riassumendo, diciamo, la frase proprio che questa persona ti dirà o vuole dirti è: ho paura di perderti, non voglio perderti. Perché, nonostante tutto, hai cambiato la mia vita in meglio. E questo era per te chiave. Vado ancora a mettere giù alcune carte degli arcani maggiori per te e vediamo quando questa persona va a dirti queste cose e cosa succede qua, perché io fra voi due ci vedo una distanza, un possibile fatto che può essere successo, una rottura, ecco, un bisticcio. Vediamo per la chiave. La forza, la papessa e l'eremita, sì. Qua a chiave il messaggio indica che questa persona vuole chiederti di riavvicinarti a lei, perché è come se o tu o questa persona vi siate allontanati, vi siate raffreddati, ecco, c'è stato, scusa, un raffreddamento di questo vostro rapporto, nonché un allontanamento. E qui c'è una persona che vuole chiederti di tornare o di dargli nuovamente una possibilità, oppure vediamo, andiamo giù, andiamo a metterne ancora giù qualcuna. Di tornare, te l'avevo già detto, di riavvicinarsi o di riavvicinarti. Il matto e la giustizia, ok. Allora, chiave qua dipende da te. Se vorrai dare nuovamente una possibilità a questo, con questa carta del matto, quindi un nuovo inizio, con un ritrovato equilibrio, con questa giustizia, nonché un avvicinamento con questo carro. E questa è anche un po' una previsione per i prossimi mesi, quindi indica che se in questo momento in questa persona c'è una rottura, una chiusura, la situazione andrà a riprendere. Io vedo questo, matto è nuovo inizio. E questo era ciò che questo qualcuno, questa persona, voleva dirti. Ti dico adelante, chiave. E avanti con il carro,
Adelante, chiave. Angioletto, suerte per te. Andiamo a vedere questo qualcuno cosa vuole dirti. Prima però vado a darti alcune lettere iniziali che dovrebbero ricordarti qualcosa di questa persona. Possono essere le iniziali del nome o del cognome o della città dove questa persona vive. Vediamo cosa ci dicono per te. Lettera S, lettera L, la A, ho tante lettere A qui, la lettera E, la lettera F, e aggiungerei anche la I. Queste sono. Adesso ti do 4 numerini che fanno parte di una data o possono ricordarti qualcosa di questa persona, di lui o di lei. 30, 57, 76 e 34. 30, 57, 76 e 34. 76 potrebbe essere anno di nascita, 34 possono essere gli anni, vedi tu. Andiamo a vedere chi sei tu, Angioletto. Poi ti parlerò del messaggio che questa persona vuole darti. Vediamo chi è, poi. Angioletto, sei di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ma potresti anche essere qua di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Angioletto, ti vedo una persona molto giovanile o sei molto giovane, o dimostri meno anni della tua età, ti vedo giovanile, dinamica o dinamico, insomma. Una persona che piace muoversi, piace insomma conoscere, muoversi, viaggiare, nonché potresti anche essere un qualcuno che di recente può avere fatto un viaggio importante o doverlo fare, magari anche un cambio di casa con questo carro. Angioletto, io qua penso che tu sia una persona molto concreta e che nella tua vita in questo momento tu abbia conseguito una certezza, un qualcosa che c'è nella tua vita, una certezza, può essere una buona stabilità economica oppure una stabilità circa una situazione che può averti, ecco, portata sempre o portato di recente a dover prendere una decisione qua, mi indicano. Andiamo avanti, sempre su chi sei tu, Ti vedo molto determinata e anche combattiva o combattivo circa le cose che ti interessano, non ti arrendi alla prima difficoltà, tutt'altro. Qui mi dicono che sei una persona dotata di una grande pazienza, con questa temperanza. Forse è questo che, unito a questa tua combattività, se vogliamo, ti porta a conseguire gli obiettivi che, ti prefiggi. Tanta pazienza, il nostro angioletto. E un possibile
rimpianto circa un qualcosa, forse ti manca un qualcuno, ti manca qui c'è voglia di, ricominciare a vivere, anche divertirsi, sperimentare, come ti ho già detto prima, viaggiare, muoversi e in particolar modo vedere iniziare un qualcosa per l'angioletto, Penso che, qui 3 di spade abbiamo una sofferenza al cuore, circa un qualcosa, un qualcuno e, credo che questo messaggio, che questo qualcuno vuole dirti, ehm, sia riferito, mhmm può essere o una tua amicizia, un qualcuno che fa parte delle tue amicizie, con il quale, tu devi andare a intraprendere un qualcosa, iniziare un qualcosa, o potrebbe essere una persona che in questo momento è una certezza nella tua vita. E adesso ti parlo di lui. Per me questa persona è di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma potrebbe anche essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesce, ovvero un ascendente in uno di questi segni. Tra voi due c'è una gran bella passione. Allora, che sia, diciamo, una passione, un'attrazione, un qualcosa di sentimentale che voi avete, o che sia un qualcosa che vi appassiona entrambi, perché potrebbe anche essere, un amico, un collega, un qualcuno con il quale, tu hai intrapreso o andrai ad intraprendere un qualcosa. E non a caso, qui abbiamo una carta che ci indica comunicazione, e adesso ti dico, che cosa, questa persona, vuole comunicarti con le sue parole proprio, Circa un determinato progetto o determinati progetti che noi abbiamo fatto insieme, non devi considerarli una battaglia persa, perché, non devi preoccuparti perché ci penso io, voglio pensarci io. Quindi su determinate cose che abbiamo previsto di fare insieme, voglio pensarci io. Voglio fare io, insomma. Beh, qua devo dirti che ti ho pensata o ti ho pensato tutto il giorno, voglio dirti. Che ti sto pensando o ti ho pensata? Ho pensato. E probabilmente anche circa questa cosa che dobbiamo fare insieme. Sto pensando come è meglio intraprendere o iniziare una determinata cosa con te. Quando in passato siamo andati in un determinato posto con te, insieme, è stato bellissimo. Adesso per me è un periodo un po' così, dove mi sento particolarmente stanco, sento che un qualcosa nella mia vita deve terminare
o è già terminato? E devo cominciare a guardare le cose sotto una luce diversa, in un'ottica diversa. Devo avere il coraggio di fare un qualcosa che fino adesso non ho avuto il coraggio di fare. 4 di coppe mi indica questo e il messaggio era questo qua. Vado avanti. Ti comunicherò a breve, ho già comunicato, di voler fare una determinata cosa, di magari di vederci, di incontrarci, di parlare di determinate cose, nonché, ecco, di organizzare un qualcosa con te. Qui sono un po' in dubbio su una determinata scelta che devo fare. Questa è la frase del 2 di denari. Sono un po' in dubbio. Mi barca meno in una situazione e fondamentalmente mi va anche bene così. Potrebbe qui 3 di bastoni, il messaggio è: tu per me sei una certezza, adesso vedo chiaramente qual è la mia meta, dove voglio arrivare, e non a caso con questo mago questa persona, che sia un qualcuno sentimentalmente parlando, o che sia un qualcuno con il quale tu andrai a collaborare, un'amicizia, o devi capire tu a chi fa riferimento, ti sta dicendo che va ad intraprendere con te nel breve un qualcosa, con tutti questi assi più il mago. Andiamo avanti. Avevo appena parlato di assi ed è uscito l'asso di denari. Allora, qua il messaggio per me è arriva da un qualcuno che andrà ad intraprendere con te un qualcosa di bello e di importante, che sia sentimentale, che sia un progetto, un qualcosa che andrete a realizzare insieme. Un'altra cosa che ti vuole dire: non devi essere preoccupata, ci penso io, lascia fare a me. Farò ciò che è necessario fare al momento giusto. Ci sto pensando, ci sto riflettendo, sono un po' indeciso. In sostanza qua il messaggio è di un qualcuno che vuole andare a realizzare con te un qualcosa, per cui e questo qualcosa si realizzerà sicuramente, con 3 assi, guarda, curioso, 3 assi in una stesa. Il messaggio arriva anche se non lo dico, basta che li faccio vedere qua. Penso che tu mi abbia capita, angioletto. E in ultimo aggiungerei questa persona vuole dirti: so di essere molto affascinante, di avere comunque un aspetto molto attraente, so di piacerti, e
è possibile che sì, per lui in questo momento possa essere un periodo un po' così, e che magari te l'abbia anche detto. Sono in un periodo un po' così, e dove sto anche bene da solo, probabilmente. Una cosa che ti dirà o può averti già detto. O comunque sto pensando a questa cosa che andremo a realizzare insieme. Questo è il messaggio. Arcani maggiori ancora per te. Vediamo cosa ti dicono. Abbiamo la temperanza, l'appeso e la forza. Dunque, come ti avevo già detto prima, qua il messaggio arriva da parte di una persona che andrà a realizzare con te un qualcosa, però ecco, diciamo che è come se in questo momento, proprio come diceva lui prima, sono in un periodo un po' così, c'è un qualcosa che non gira come dovrebbe girare, tant'è che qui con un 10 di spade lui o lei ha un ciclo da chiudere. E gli arcani maggiori ti dicono questo: con pazienza, questi ostacoli che possono esserci in questo momento nell'andare a fare o nell'andare a realizzare una determinata cosa, con questa carta della forza si superano, si risolve, c'è impegno da parte di questa persona e presumo anche da parte tua, angioletto. E qui penso che da qua ai prossimi mesi tu vada a realizzare qualcosa di bello ed importante con questa persona che ti ha voluto dire queste cose. Guarda, è uscito il Papa, neanche a farlo apposta, lo stavo dicendo. Qualcosa di bello ed importante, qualcosa di... Qui c'è serietà, potrebbe trattarsi anche di un progetto di vita, un progetto lavorativo, un qualcosa, guarda, mago. Abbiamo gli innamorati, ma qua allora o è un progetto lavorativo dove tu puoi averci messo anima e cuore, oppure stiamo parlando di un qualcuno con dei sentimenti per te, dei sentimenti ricambiati, che vuole andare ad intraprendere qualcosa di bello ed importante con te. E questo era, angioletto, quello che ti ho detto, insomma, i messaggi che questa persona vuole dirti. Se non te l'ha ancora detto, te lo dirà nei prossimi 2 o 3 mesi. Adelante, angioletto. Nota musicale, suerte, per te. Andiamo a vedere questo qualcuno che cosa vuole dirti, cercherò di darti queste parole esatte. Prima però ti dirò alcune lettere che possono essere le iniziali del nome o del cognome di questa persona, oppure possono ricordarti qualcosa di lui o di lei. Abbiamo la lettera C, la lettera N, la lettera G, lettera
M, la L, e lettera R, forse era già anche uscita prima. Queste sono per la nota musicale 4 numeri che fanno parte di una data o possono ricordarti qualcosa di questa persona, di lui o di lei. Dodici, 22, 59 e 49. 12, 22, 59 e 49. Adesso andiamo a vedere chi sei tu, nota musicale. Prima però voglio accendere un altro incenso qua. Vediamo, Te lo mettiamo qui. Nota musicale. Vediamo chi sei tu. Nota musicale, qui per me sei di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ma potresti anche essere di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o avere un ascendente in uno di questi segni. Nota musicale, penso che in questo momento tu possa sentirti costretta in una situazione che non ti appartiene. C'è un qualcosa che aspetti in un certo senso che vada a succedere un qualcosa che risolva una determinata situazione dove tu ti senti particolarmente costretta. Io vedo questo. Ti vedo un qualcuno con delle possibilità, come se tu avessi possibilità di fare determinate cose o di aver ricevuto di recente anche una gratificazione in un qualcosa qua. E penso tu sia un qualcuno che ha in questo momento dei figli o desideri averne, persona molto passionale, la nostra nota musicale qua, ma anche attenta, ti vedo attenta, ti vedo guardinga. Penso circa, ecco, una situazione, come ti ho detto, dove ti senti costretta, dove non riesci a essere completamente te stessa o te stesso, e dove è necessario, con questa carta del saggio, ecco, fare, ecco, una mossa giusta, essere saggi, non agire d'impulso, pensare, magari, ecco, riflettere bene su ciò che è meglio fare o no. Finisco di parlare di te e poi ti dico di questa persona, cosa vuole dirti. Qui io, nota musicale, vedo che tu di recente potresti... Aspetta che qua non ho mica spento, aspetta. Di recente potresti esserti sentita esclusa o escluso da un qualcosa, o qualcosa si è interrotto e ti sei sentita esclusa, probabilmente, potrebbe essere anche la fine di un lavoro o l'interruzione di un qualcosa. E qua mi indicano un messaggio che hai ricevuto e che ti ha fatto cambiare idea circa una determinata situazione. Ci sentiamo come se con questo appeso non stessimo andando né avanti né indietro, nonostante
ci siano le possibilità di fare determinate cose. Quindi questo era per te, nota musicale, nel senso, ci parlavano di te qua, Forse bisogna essere un pochino più coraggiosi, magari, un pochino più coraggiosi con questo cavaliere di bastoni. Vediamo chi è questa persona e che cosa vuole dirti. Io qua penso che è possibile che si debba parlare di sentimenti, perché con questo 2 di coppe e questo fante di bastoni, per me qua parliamo di sentimenti o di una persona che fa parte, ecco, della verso la quale tu puoi aver avuto dei sentimenti e viceversa lui per te. Vediamo un po' che cosa ci dicono di lui. Questa persona è di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, ma potrebbe anche essere di un segno d'aria, gemelli, bilancia e acquario, avere un ascendente in uno di questi segni. Ci vedo proprio forte forte qua i segni d'aria in questa stesa. Qui c'è un qualcuno che ha di recente, probabilmente circa te, avuto una situazione dove in un certo senso è come se si siano intromesse delle persone, qui c'è una carta di intromissioni, che hanno portato a sopportare una situazione pesante. Quindi qual è il messaggio che lui vuole dirti? Purtroppo delle persone si sono intromesse e mi hanno fatto sopportare delle cose che non avrei voluto nella mia vita. Ecco, questo è il primo messaggio che lui vuole darti. Poi un altro messaggio che ho qua, mi sono sentita di recente tradito da un qualcuno, possono essere degli amici, possono essere queste persone che si sono intromesse. Mi sento tradito, questa cosa mi fa soffrire, sto soffrendo, ecco, per un qualcosa. Con questa regina di coppe, ti sta dicendo ti trovo bellissima, o sei bellissima, ti voglio bene, ti amo, sono innamorato o innamorata di te. Mi piace il tuo modo di pensare, e in particolar modo è un ti voglio bene, un ti amo. C'è qualcosa però che lo fa soffrire, si sente tradito, penso che possa avertelo detto. Andiamo avanti, vediamo cosa ci dicono qua. Devo fare un viaggio, devo spostarmi, voglio venirti a trovare, voglio andare a vivere magari con te, oppure voglio in particolare, ecco, fare un viaggio che per venirti a trovare o cambiare casa insieme anche con questo carro. Qui penso che questa persona possa essere distante da te, abbiamo mondo e carro, quindi un messaggio che vuole dirti è voglio fare un viaggio con te anche all'estero o verso di te. E questo era un messaggio. Poi andiamo avanti, vediamo.
voglio incontrarti, voglio vederti. Qui abbiamo circa delle incomprensioni che ci sono state tra noi, forse non ci siamo capiti, forse non mi sono espresso bene, forse non ci siamo capiti, con questo 5 di bastoni. Poi un'altra cosa che vedo qua, con questa carta del sole, mi viene da dire circa un incontro che è possibile che voi abbiate avuto. Questa persona potrebbe dirti: non sono mai stato così bene, te lo dirà, o potrebbe già avertelo detto. Ma qui è un voglio vederti, voglio incontrarti, voglio... insomma, non ci siamo capiti su determinate cose. Oppure un altro messaggio con questo 9 di bastoni: non fare l'offesa, non trattenerti, lasciati andare. È un 2 di coppe, voglio vederti, voglio incontrarti, e per me qui il messaggio, il sunto di questa stesa è un qualcuno che probabilmente è distante da te e che vuole incontrarti o vuole venirti a trovare, vuole fare un viaggio, vuole anche trasferirsi magari dall'estero per avvicinarsi a te. Il messaggio era proprio questo. Quindi penso che se non vi siete ancora incontrati, vi incontrerete a breve qua, perché queste carte indicano questo: viaggio, movimento. Sai, vedendo queste 2 carte mi viene in mente quella frase che diceva che la vita è come un viaggio e le fermate migliori sono le persone speciali. E io penso che qui questa persona speciale della quale ti ho parlato sia un uomo o una donna con questo imperatore che ha le idee chiare. Anche se potrebbe, diciamo, avere un caratterino un po' orgoglioso, però è uno che ha le idee chiare e che qui, nonostante delle situazioni o delle persone che possono essersi intromesse, o ci sono stati, secondo me, dei limiti qui che hanno impedito la possibilità, ecco, di muoversi. Anche, vabbè, la situazione è anche stata pesante i mesi passati, e quindi qui c'è una partenza, un viaggio che lui vuole fare con te, che farete, che vuole dirtelo, che vuole farlo, ecco, insomma. Spero che tu mi abbia capita. Vado a mettere giù una carta o più carte degli arcani maggiori ancora per vedere, Voglio una conferma, ancora un messaggio. Vediamo un po'. Abbiamo gli innamorati, l'imperatore, guarda, non a caso l'avevo appena pronunciato prima, eccolo qua. Abbiamo 2 imperatori e la temperanza. Ma qui c'è un qualcuno che vuole dirti che non può stare senza di te, che vuole stare con te e ti chiede di pazientare ancora un pochino, poco poco, e poi avrete la possibilità di stare insieme. Altra frase potrebbe essere, sto pensando con questi arcani maggiori, sono pronto per una relazione seria,
ti desidero perché sei speciale, mm? Con questa carta degli innamorati. Ti desidero perché ti amo, perché ti voglio bene. E beh, innamorati e temperanza, sarai mia per sempre o sarai mio per sempre. Poi detto da un imperatore, a maggior ragione. E questo era il messaggio di una persona che dovresti aver riconosciuto e che doveva arrivarti, che ti dirà o ti ha già detto, se non te l'ha ancora detto, nei prossimi 2 o 3 mesi. Adelante, nota musicale. Con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita. Vi auguro una buona settimana e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante. Ciao!